Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. È tornato a trovarci Tim Kurby direttamente dalla Russia, ma lui è un americano che vive in Russia. Ciao Tim, grazie per essere con noi. Ciao. Thank you very much, and ciao to yourself. Tim, l'ultima volta che ci siamo visti stavamo cercando di capire cosa succedeva in Russia, quali erano i cambiamenti politici più importanti che stavano avvenendo lì. A leggere la stampa italiana sembra che la Russia sia devastata da un'ondata di coronavirus mai vista, che il paese sia completamente in ginocchio. Cosa c'è di vero? Last time we talked, Tim, we reviewed. Sorry, I'm not sure. Scusatemi che torno un attimo indietro. Saluto e presento Paola Maldi. Ciao Paola, grazie per essere con noi. Molto come sempre, grande onore e piacere, grazie. Allora, Tim, last time we talked, we mentioned the situation in Russia, and we were telling you that from the Western media perspective, Russia seemed devastated by the coronavirus and seems completely taken by the pandemic. Can you tell us what the situation really is from this perspective? Well, I would say that, to be honest, even within Russia, it's really a fight. This issue has really, I don't know if you'd want to say divided Russian society, because the average person, the overwhelming majority of Russians have not been vaccinated and are not interested in it. What matters is sort of the opinions of the government. You sort of have one half of the government saying we need to have mandatory vaccination of everyone, and then the other half says that mandatory vaccination of people is a crime against humanity. So you're not seeing much middle ground, and it is quite a fight. In fact, one of the things that's very frustrating is it's hard to describe. Thank you. In effetti sembra che ci sia una sorta di lotta interna, di lotta intestina, nel senso che diciamo che nella stragrande maggioranza i russi non hanno preso nessun vaccino, però in effetti quello che la lotta diciamo è più nel governo, perché c'è una parte diciamo 50-50, c'è una parte che preme per la vaccinazione obbligatoria e c'è l'altra che dice questo non può essere perché sarebbe un crimine contro l'umanità. E quindi yes, so you're talking about the middle ground? So in the very same day in the Russian news, you could hear a politician called for absolutely insane, totalitarian, globalist-style solutions to the problem, and you could hear other politicians call for the exact opposite of a very pro-human, pro-freedom stance. E quindi lo stesso giorno voi potete, ascoltando i media, voi potete sentire da una parte delle voci di politici che assolutamente premono per una posizione globalista, totalitaria, vaccino e basta, e dall'altra invece voi sentite la posizione molto più... But generally, I can say whenever it comes to the Western media talking about Russia, they always want to make things look negative. And there's a sort of a online newspaper called the Moscow Times that's in English, and they always report that everything here is bad. In terms of the coronavirus. It doesn't matter what the government does or doesn't do, it's always bad. You should take a look for yourselves. C'è bisogna dire questo, che in generale la Russia è sempre rappresentata in toni negativi di fronte alla stampa occidentale. Qui c'è un giornale che si chiama Moscow Times, che è scritto in inglese, e in effetti si dà sempre un quadro molto negativo di come le cose sono in Russia. Cioè di fatto, se voi volete capire la situazione russa, dovete fare delle ricerche per conto vostro. Senti Tim, sappiamo che la Russia è dilaniata da uno scontro fra euroasiatisti e globalisti che guardano all'Occidente e quindi si adeguano alla narrazione costruita da Schwab, dal forum di Davos, eccetera. Putin in tutto questo da che parte sta? È dalla parte di quelli che legittimano la narrazione terroristica voluta dai colpisti globali o è dalla parte di quelli che resistono? We know from here we see Russia has been really divided between those who, as you were saying, who support completely the Schwab narrative, the globalist narrative, and on the other hand, those that indeed looks more into the Euro-Asiatic sphere. Which of the two narratives do you think Putin is really supporting?
Well, the thing is, I would say that Putin, over his career, if you look at the long-term span of his career, he obviously is an anti-globalist because he's done way too much against globalism to make any sort of argument that maybe he's secretly globalist but trying to like fool us. No, he's really been the key figure that history will record as the person fighting for a multipolar world order. Beh, bisogna dire questo, che se voi guardate la carriera, la storia di Putin nel tempo, voi vedrete che lui ha sempre intrapreso delle azioni contro il globalismo. Quindi si può anche dire, che qualcuno può anche sostenere no, sì, in effetti lui è globalista, ma i fatti non sostengono questo. Lui si è sempre espresso contro i globalisti, di fatto. Well, one thing that's incredibly important to know is that the Western media always portrays Putin as some sort of dictator. And the problem is, he's not. He does not have total control over the country. He's not a complete dictator. So the situation is that the future of Russia doesn't exclusively depend on Putin and his opinions. There's a lot of factors at play. E bisogna dire questo, che i media occidentali hanno sempre mostrato Putin come un dittatore, ma Putin non lo è, perché Putin non ha il controllo totale sulla società russa. Quindi se noi vogliamo, quindi il futuro, le scelte future della Russia non dipendono solo dalla volontà di Putin. Ecco, a proposito di questo, Tim, è molto interessante quello che dici. Dici Putin sembra una specie di autocrate che fa un po' quello che gli pare, ma in realtà ci sono tanti contrappesi in Russia che non gli consentono di fare quello che vuole. Stupisce notare come proprio adesso che nel mondo occidentale, in Italia in particolare, si è instaurata una dittatura vera. Ecco, una dittatura governata da gente che con la scusa dell'emergenza ha annullato la Costituzione, ha annullato i diritti fondamentali, impedisce alla gente perfino di manifestare, fa infiltrare le manifestazioni da uomini del Ministero dell'Interno per poi demonizzarle, cioè tutto quello che fanno stati cileni, stati sudamericani, stati dittatoriali. Però non abbiamo sentito una parola da parte della Russia e dire ma insomma è da una vita che accusate noi di essere dei dittatori e voi state facendo molto peggio. Perché i russi non esprimono solidarietà al popolo italiano, ad esempio, che sta combattendo una dittatura vera? Perché loro non esprimono solidarietà? We can see that in Russia there are indeed a lot of probably forces that contrapose with each other and they're fighting each other, as you were saying. Now, what we remark, however, is just at the moment we really have a dictatorship in Italy. We have completely abrogated the constitution. We have essentially forbidden people from marching. And when people are allowed to march, the Italian government has infiltrated secret police to essentially destroy the peaceful, to essentially damage the peacefulness of the march. And so why, given that we are in a true state of dictatorship at the moment, how come Russia is sort of silent? How come we do not hear from Russia any voice telling us, hey, you have always been accused us of being in a dictatorial state, of being ruled by dictators. Well, now you are ruled by dictators. How come we don't hear anything coming from Russia in support of our fight against dictatorship? Probably because Russia has been really since the dawn of modern media after World War II, the rise of television and radio, Russia's been really much on the receiving end of a very long campaign of various different attacks on its identity and its beliefs, which have changed a lot, by the way. And so I think it's a matter of hypocrisy. Russia's really not interested in arguing with Western countries over their interpretation of democracy. Ci può essere bisogna dire questo, che
la Russia è in qualche modo all'alba dell'utilizzo dei mass media, delle comunicazioni di massa, per così dire, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. E bisogna dire che la Russia è sempre stata attaccata nella sua identità, tra l'altro identità e valori che sono cambiati, credenze e valori che ora stanno cambiando. E io direi che forse c'è un po' di ipocrisia, ma la Russia non è interessata a mettersi in combutta, a coinvolgersi in discussioni, diciamo, con i media occidentali. So again, Russia advocates for a multipolar world, and a multipolar world is going to be divided between numerous poles of power. How many, we don't know. But for example, China is going to be one of them. And if the Chinese want to bring back Confucianism, really bring back Confucius and his teachings as the core of Chinese society, fine. Ok, mi sono ricordata di una cosa che non avevo detto prima, che Putin sta in effetti spingendo piuttosto per un ordine multipolare, e qui ritorna, appunto, dice che la Russia sta spingendo per un ordine multipolare. Quali saranno le forze che guideranno quest'ordine multipolare? Ancora questo non lo sappiamo, molto probabilmente sarà la Cina. Ora, se la Cina all'interno di questo nuovo ordine vuole per esempio riportare il confucianismo, va bene. And if the West wants to engage in its own self-destruction, a self-destruction that essentially, in some ways, would be it would open a lot of opportunities for Russia. I don't think Russia is going to get in your way. Quindi se l'Occidente vuole autodistruggersi, un'autodistruzione che in fondo potrebbe aprire molte porte alla Russia, e allora la Russia non vuole intromettersi in questo passaggio. Senti, Tim, qual è la situazione adesso in Ucraina? Leggiamo sempre dichiarazioni molto bellicose da parte degli uomini della NATO che minacciano la Russia di ritorsioni importanti nel caso in cui la questione ucraina dovesse tornare in bilico. I media russi come la raccontano questa storia? What do you think the situation is about Ukraine from the Russia perspective? We hear a lot of belligerent declarations that if Russia takes a move, Europe will respond. How do you see the situation now developing in Ukraine? Well, from the heart of the Russian perspective, if I can say this very quickly, we cannot forget that Russian society really started in Kiev, going all the way back to the Rurik dynasty, which is very hard to say. But yeah, so essentially you're looking at a part of Russia that's been taken away, that has been part of Russia since before Russian was a written language, since before writing appeared. There. Se vogliamo, dal cuore della Russia, la società nel cuore della Russia ha veramente dei legami profondissimi con l'Ucraina, con Kiev, a partire da Lurbik, non so se ho capito bene il nome, però di fatto l'Ucraina fa parte della storia integrante della Russia, quindi per la Russia gli è stato tolto una parte fondamentale della sua storia, della sua tradizione, della sua identità. And so that's why Russia is really never going to back down on this issue. And one thing that you probably do not know is that many of the people in the Donbass are steadily getting Russian citizenship and access to the Russian state medical and pension systems. So in some ways, to an extent, the nature of this war has changed very recently. And soon we'll talk about America, but first let's translate. Thank you. Did you say that in Ukraine, sorry, just to make sure, did you say that in Ukraine, in fact, a lot of people are taking... In the breakaway republics of the Donbass. Ah, del Donbass, yes. Allora, nella parte, diciamo, staccata del Donbass, indipendente dell'Ucraina, forse voi non sapete che molte persone stanno di fatto chiedendo la cittadinanza russa, si stanno iscrivendo a sistemi di medico, al pensionistico, e quindi adesso mi fermo qui e adesso parlo della parte Stati Uniti. Now, this conflict is becoming again a bit more hot. Why? Because the Secretary of Defense, Austin, went to Kiev,
Victoria Nuland, the woman who organized the Maidan for the most part, went to Moscow, which is very surprising. And a lot of NATO ships are moving into the Black Sea. In a lot of ways, Russia has seen all this as being cause for concern. Yes, Austin is the Secretary of State. No, it's Defense, Lloyd Austin. Sorry. Yes, no, allora, dunque, ci sono stati dei movimenti diplomatici, diciamo, che da parte degli Stati Uniti, cioè il segretario, il ministro della difesa Austin, la Victoria Nuala, che era, what was she before? Sorry, I missed it. Oh, well, she's currently understate Secretary of Political Affairs, but essentially she worked for the State Department and is the key figure associated with the Maidan from the American side. Yes, allora Vittoria lavora sostanzialmente per il Dipartimento di Stato ed è una figura molto vicina a Maidan. Allora ci sono stati questi incontri politici importanti e allo stesso tempo ci sono i movimenti militari, cioè delle flotte che si stanno avvicinando all'Ucraina. Sorry, I'm missing this, I'm sorry. It's okay, but the main thing I want to say is that after Afghanistan, that project has closed down. We can definitely see there's an attention shift from Washington towards the Ukraine and towards China, Taiwan. So it's going down, the attention. The attention has been shifted from Afghanistan to the Ukrainian situation and to the Chinese one. Paola, dove sei finita? Scusate, adesso ritorna, sicuramente ritorna. Eccoci qua, ecco. no, per un attimo abbiamo perso il collegamento con Paola Amaldi, stava spiegando Tim Kurby la situazione in Ucraina, dove evidentemente la stampa occidentale racconta sempre di una presunta aggressività russa, ecco, però insomma obiettivamente la situazione non sembra affatto così, sembra sempre la NATO voler minacciare i confini del paese di Putin. Sei tornata, Paola? Sì, ci sono. Ecco, Voi non mi vedete? non ti vediamo però. Non ci picchia, come? Aspetta. Ecco, forse dovresti accendere la telecamera. Ecco. Va bene, intanto se ci vuoi dire cosa ha detto Tim. Mi dispiace, non capisco. Tim, yes, Tim, sorry, can you start again from where you're saying that the US, eccomi, adesso tornerò. When you said that, the last thing you were saying that the USA was indeed withdrawing their interest. Can you just repeat that? Yeah, because it's important to note that when they closed down the Afghanistan war, when they pulled out, yes, there's been very much a shift from Washington's attention now towards this Ukrainian situation, yes, and towards sort of the China-Taiwan situation. Yes. Yes, ok, sta dicendo, mi dispiace che non compaio, fa niente, è importante che voi mi sentiate. Sta dicendo che dal momento in cui gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Afghanistan, di fatto una fortissima attenzione si è puntata verso la situazione in Cina e verso la situazione in Taiwan, in Formosa. But again, it's important to note that what was discussed by, for example, Victoria Nuland when she went to Moscow, that has not been revealed to the public. No one knows what the agreements are. So it remains a bit of a mystery as to what this activity by Washington actually is. Ma dobbiamo dire che quando ci sono stati gli incontri tra Victoria Nuland e a Mosca non si sa che cosa è stato detto, quindi non sappiamo di fatto quali sono gli accordi diplomatici tra Mosca e gli Stati Uniti. Now, what's important to note is when the Secretary of Defense Austin went to Kiev, okay, he gave a speech after the meetings he had. He gave this very kind of boring speech, to be honest. Just a second, because I'm not sure we are still connected. I think we lost Francesco. Non ho capito, Paola. Pensavo che non ci fossi più, scusa. Non ti vedevo, non ti sentivo, pensavo. No, vedere non ci vediamo più, però insomma ci sentiamo almeno. Okay,
Scusa, ecco, io ti vedo adesso, sì, scusate. Sorry, perché non ti vedevo, ok, sorry Tim, you're saying then that we don't know exactly what happened, so that's a mystery, sorry. Yeah, with Victoria Nuland and her visit to Moscow, yes, Yeah. we do not know what the agreements are. She met with 3 different persons within the Russian government. Ok, stavo appunto ripetendo che non sappiamo cosa è successo, sappiamo che lei si è incontrata con 3 persone diverse dal governo russo. Now, when it came to Lloyd Austin visiting Kiev, he gave a speech in which he basically said, yes, we will support Kiev till the very end against the Russians, but we're not going to fight this war for you, basically. Allora, quando invece Lloyd Austin è andato a Kiev, ha detto sì, noi vi appoggeremo, appunto il ministro della difesa degli Stati Uniti, noi vi appoggeremo in questa lotta contro i russi, però non la combatteremo noi per voi. And even if they did more so support Kiev, we can't forget that the United States really built the army that the Georgians sent in to kill their countrymen in South Ossetia and Abkhazia. The U.S. built that army and it was crushed in 5 days. Allora, non dobbiamo dimenticarci che gli Stati Uniti hanno sostenuto, hanno mandato le armi, hanno costruito e mandato le armi in Georgia, quelle stesse armi che hanno ucciso, what did you say, sorry, the same weapons that have killed who? They tried to kill their own people in South Ossetia and Abkhazia. Certo, le stesse armi che hanno sostanzialmente fomentato la guerra civile in Georgia, in quelle 2 zone in Georgia. Senti, So prego. Yeah. Mm-hmm. Prego, continua. Go on. Yeah, so I was saying that, so in terms of a real like military threat, that's not the problem. The problem is anything with America and Russia is, could something escalate into a Russia-US war? From what Lloyd Austin said, probably not. So I don't think, basically, many Russian experts think we're very close to possibly a nuclear war. I personally don't, but that's the divide. Ok, allora per quanto riguarda la faccenda militare, diciamo, tra la Russia e l'Ucraina e gli Stati Uniti, lì non ci dovrebbero essere grosse tensioni di fatto, però il problema invece sembra essere piuttosto direttamente tra gli Stati Uniti e la Russia, perché potrebbe degenerare addirittura, alcuni dicono in Russia, in una guerra atomica, ma Lloyd Austin sostiene di no, secondo Austin questo non è realista. But for your audience to understand Russia, this Ukrainian problem since the Maidan Revolution of 2014 is problem number 1 for Russia all these years and will be until it's resolved. Un'altra cosa che ha detto prima, e lo ripete adesso, è che la Russia non indietreggerà su questa faccenda dell'Ucraina, appunto per il ruolo che l'Ucraina ha nella cultura e nella storia russa. E allora, bisogna che voi abbiate chiaro che sin dalla cosiddetta rivoluzione di Maidan, per la Russia questo problema ucraino è il problema più importante. E su questo non indietreggerà. Tim, ti faccio un'ultima domanda. Siamo nel mezzo di un cambiamento epocale, una 4ª rivoluzione industriale appaltata all'intelligenza artificiale, alla società del controllo, a un nuovo modello del rapporto fra istituzioni e cittadini. Questo cambiamento è governato dalle elite di Davos e non si capisce fino in fondo se la Russia di Putin è alleata nascosta di queste elite di Davos o se è un elemento di opposizione e di resistenza. Okay, the last question. We are going through a unique and epochal change. So in fact, where in principle we are designing a society which will be in fact a society of control, obviously through technology, where in fact the relationship between citizens and their own institutions will change. And so what we'd like to know is what do you think that Russia and Putin will indeed somewhat secretly support this change towards a totalitarian digital regime or not? I think the main problem in Russia is Russia
and Russians lack the ability to fight against the tendency that you described? Lui pensa che il problema principale in Russia è che i russi non sono capaci di combattere questa tendenza che noi abbiamo appena descritto, cioè questa avanzata del globalismo, della digitalizzazione, del totalitarismo digitale, eccetera. Because one of the key things that, hold on. Okay, as someone who's worked in Russia and writes a lot about ideology and ideas about how to build the proper apologetics to win arguments, Russians really lack that. Apologetics, sorry, what do you mean by apologetics? Apologetics is the system of argumentation for something, basically like the core arguments as to why you believe in something. Sostanzialmente i russi mancano di una capacità, diciamo, discorsiva, di una capacità di costruire dei discorsi, di una capacità di argomentare. È questo che manca nella cultura russa. For example, right? Russia has gained a lot of popularity for standing up against some of the issues related to gender, LGBTQ, and all that stuff, especially in probably Italy as well. Beh, è probabile che voi in Italia anche sappiate che la Russia, per esempio, ha preso delle posizioni molto chiare contro tutti questi nuovi movimenti del gender, delle comunità, diciamo, LGBT, gay, eccetera. Probabilmente voi sapete che la Russia su questo ha preso una posizione molto chiara. La retorica, questa è la parola che cercavo prima, scusate, che la Russia non ha sviluppato, non ha una cultura della retorica. Ok, yes. But Russia as a civilization has not created a system or an ideology or apologetics to fight against this. Russia tends to sort of sit back and say, well, men in dresses is bad. Ay, that's so bad. But doesn't explain why it's bad or present an alternative vision. Allora, la Russia, diciamo che come sistema, di nuovo, non ha saputo costruire un'ideologia, un sistema di retorica che non solo si limitasse a dire, beh, gli uomini vestiti con le gonne non va proprio bene, ma sono capaci di dire che cosa c'è dietro questa proposta, perché loro si oppongono, che cosa propongono in alternativa. So even in an ideological battle of this bizarre, liberal, anti-human, LGBT, whatever, versus being human, men being men, women being women, Russia fights it, but doesn't know how, has no arguments, offers no solutions, can't even make one movie to sort of show its value system. Russia's in some ways fighting this war the wrong way. Ma per quanto riguarda di nuovo questa battaglia ideologica contro questa follia disumana, liberale, gli LGBT, eccetera, diciamo la Russia combatte questo, però non riesce ad offrire una soluzione, non riesce a costruire un discorso né per esempio in un film, per esempio, cioè non riesce a produrre una posizione alternativa. Combatte ma senza offrire una soluzione, un'alternativa. So essentially the problem is it's not a lack of will or it's not a cultural issue, it's a complete ineptitude when it comes to this type of intellectual war. So Russia is probably going to unfortunately fail all of you in Italy, not because of bad morals or bad character, but because of an inability to understand how to fight. Diciamo che questa mancanza di questa cultura la rende inadatta a questo tipo di guerra intellettuale. Allora la Russia non vi sosterrà, fail vuol dire non vi appoggerà, ma non perché non vogliono appoggiarvi, ma perché di fatto non hanno gli strumenti culturali per farlo. Ecco, potrebbero però aderire all'appello che ha lanciato Monsignor Carlo Maria Viganò di unire
in ogni angolo del mondo tutte le persone che non vogliono adeguarsi a vivere dentro questa tirannide globalizzate. Tu pensi che il mondo russo potrebbe aderire a questo appello? You are aware that there has been an appeal launched by Akshop Vigano to all the anti-globalist forces to unite and to fight, indeed, no matter what the origin is, no matter what the culture is, but to fight against this dictatorship. Do you think that Russia could respond to this appeal? That's good, but I try to be careful about getting excited about open letters. Okay, how about I answer this question in a bit of a different way? Give me some time, please. Sì, questo va bene, però io vorrei sollevare qualche riserva sul valore delle lettere aperte. Io risponderò a questo, però datemi tempo. Va bene, allora prego, prego. Go on. Now, I like that word prego, but now, the thing is when you're 18 and you read the Communist Manifesto, it's easy to understand, it's an easy read, and it gets a lot of people excited to make change. Il fatto è questo: quando hai 18 anni e leggi il manifesto comunista di Marx, è una lettura semplice, chiara, ed è facile anche che sorgano far nascere degli entusiasmi intorno a questa lettura. Now, on the opposite side of things, if someone were to read Ayn Rand's books about Atlas Shrugged and her other writings, those can also be very exciting, and they really show a vision of the future. Se voi leggete altri autori come Ayn Rand, I didn't understand the name of the author, sorry, my ignorance. Ayn Rand. Ayn Rand, thank you. Se voi leggete altri autori come Ayn Rand, voi avrete un'altra visione del mondo. Yes, another vision. And all of us have grown up on Hollywood movies that show us various different visions of the future that somehow all seem to be very liberal. Noi però siamo cresciuti sotto sostanzialmente la cappa di Hollywood, che ci danno un'altra visione del futuro, una diversa visione del futuro. Now, making a letter to call to fight against globalism is nice, but it would be much better to create that piece of media, be it a book, movie, that presents this idea that someone can feel and experience, and it will change their lives and change their worldview. Because as it stands now, although people are sympathetic to our way of seeing things, we have no arguments as to why they should be. None. Allora, una lettera è una bella iniziativa, però forse dovrebbe essere trasformata in un media un po' diverso, come magari un libro, come magari un film, dove la gente può in effetti fare esperienza di quello che viene chiesto in questa lettera, perché se da un lato questa lettera suscita la nostra simpatia e appoggio, però non ci dà ragioni per cui noi dovremmo esserne completamente convinti. And many of your viewers right now might be thinking that I am a huge hypocrite because I haven't produced such material. It's not so easy to create a visionary work of fiction. I'm sort of in the process, but just because I write a book that's interesting, that doesn't mean anything. If you have the ability to somehow get together and we could really make a media project, make this movie or video game or something that grabs people in the same way, or at least presents a vision, I would be happy to work with you. E lui dice, forse voi pensate che io non sia coerente, come ipocrita forse è un termine un po' forte, perché io stesso ho prodotto questo materiale, però di fatto sto cercando, cioè quindi semplicemente del materiale scritto, sto cercando di produrre qualcosa che abbia, che sia in 3 dimensioni, diciamo. Scusate, devo dire al pubblico che Tim ha lavorato per l'industria dei videogames in passato. Allora lui dice, secondo me dovremmo produrre qualcosa, dovremmo coinvolgerci in un progetto tipo videogame,
dove appunto l'attenzione delle persone è coinvolta, è più presa. Se voi volete iniziare un progetto di questo genere, io sono con voi. Bene, grazie. Sì, prego Tim. Because most importantly, what we have as our advantage is the sort of globalist liberal forces want to create something that is anti-human. We want to create a system and way of being that is human. And because it is human, we have the advantage. We just have to work out the apologetics. Apologetics is the key to this. And the apologetics have to be worked out not in some big lecture series for intellectuals, but again, in some way that really reaches people in a more emotional and on a more media level. Sì, lui dice, perché in realtà i globalisti sono antiumani, quindi noi sosteniamo un sistema che è umano, dobbiamo progettare un sistema che è umano e quindi in questo senso noi siamo avvantaggiati, però non basta avere dietro un razionale, diciamo una razionalità, un discorso che funziona, bisogna anche coinvolgere le persone dal punto di vista emotivo e quindi dobbiamo trovare un modo per presentare questa narrazione che attragga l'emozione delle persone. Bene, grazie Tim, è stato un piacere averti con noi. Thank you, Tim. Thank you so much. My pleasure as always. Un piacere come sempre. Ecco, ci risentiamo presto, magari invertiamo i ruoli, ti lascerò io una dichiarazione, un'intervista per il tuo canale, con grande piacere. Benissimo, so we will invert the role, and so maybe one day it will be Francesco to be interviewed by you on your channel. It would be that would be absolutely lovely. Thank you, and everyone, please check out my channel. The links should be in the descriptions if your English is up to snuff, as they say. Ha detto che di controllare il legame, il link che noi metteremo nella descrizione o che metterò io poi quando voi pubblicate il video. Ci sono dei link sui canali che sono inglesi, va bene. Grazie ancora. Bye bye. Grazie. Bye bye, thank you so much. Grazie Paola, non ti vediamo, però sappiamo che sei con noi, la tua presenza si avverte anche così nel buio del collegamento. Grazie Paola. Scusate a voi, grazie ancora a voi, grazie dell'opportunità come sempre. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro appuntamento del sapore internazionale. Visione TV è tutto questo, una finestra sul mondo che lavora per darvi notizie non controllate dal potere. Se volete ci potete aiutare donando i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione, se non volete continueremo a lavorare comunque, sperando un domani di convincere ad aiutare questo progetto libero. Ci potete aiutare tramite Bonifico, tramite PayPal, oppure consentendoci un sostegno fisso, insomma riconoscendoci un sostegno fisso sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.